Scena. Siamo in un deserto quando a un certo punto delle persone sembra che si stiano sforzando per muovere una roccia e questi si sta lamentando: ma dobbiamo farlo per forza adesso? Sì, non abbiamo tempo, o adesso mai più. Riescono ad aprire la roccia, la spostano e un uomo entra e fa: benissimo, ora portatelo via e richiudete tutto. Oggi bonus. Voglio farvi vedere cosa sta combinando il vostro caro Amadeus nel mentre. La scena è abbastanza parallela, ma diversa. Si apre una porta di un laboratorio, c'è Amadeus che cammina dentro. Dietro di lui ci sono corpi esplosi e lui che sta camminando tranquillamente. Entra, guarda nella stanza. Dovete immaginarvi questa stanza come se l'avessero praticamente sbaraccata in 448. È come se poi sono rimasti soltanto il bianco di dove era l'attrezzatura o i mobili. Quando all'improvviso un autoparlante si attiva e fa: ah, maestro, è un peccato doverci rincontrare così, ma purtroppo è arrivato troppo tardi. Eric, è vero, è andato via dalla città, ma nulla gli ha impedito di avvisarci del suo arrivo. Ci ha dato molte informazioni Eric riguardo i suoi uomini. Deve essere molto fiera di loro. La saluto, maestro. E si chiude la scena. Mia caro figlia, ormai sai che hai un ospite dentro di te, no? Dopo che ti sei risvegliata, è come se sentissi che ci fosse un altro disturbo oltre a Cleo. Però lo senti, però è come se fosse lì e ancora non voglio uscire. Però percepisci che c'è un'altra presenza dentro di te. Io non dico niente. Bene, quindi possiamo discutere del piano adesso. Voi avete in mente qualcosa? Allora, da quello che abbiamo potuto vedere, sembrerebbe che la nostra baronessa è accompagnata da un gangrel. Che sono due donne, quindi Elena è una delle due, l'altra non ne conosciamo il nome. L'altra è la città da cui veniva Elena. L'altra è una città da cui veniva Elena. Sono accompagnate da 4 mastini, sembrano essere dei ghoul. Elena ha il potere di fare dei comandi anche senza dover guardare per forza il malcapitato, chiamiamolo così. Sembrano essere antichi. Una delle due è una sottospecie di gangrel, forse un lupo mannaro, che cazzo era? Però è come se fosse antico. È andato tutto a rotoli nel momento in cui abbiamo pronunciato il nome di Amadeus, quindi dubito che possa scorrere buon sangue, l'ha capita. E c'è un Luigi che si aggira nell'ombra, ha tentato di... Oh? Luigi, lo conosco. Era, si occupava della città prima che il barone arrivasse qua. Abbiamo un modo per contattarlo prima che faccia la minchiata? Prima che perda la testa. Potremmo provare a mandare qualche messaggero, vedere se lo trovano. Se non avete dei contatti con lui, dobbiamo solo sperare che qualcuno lo trovi. Posso mandare un paio di servitori a cercarlo per la città, ma non so bene adesso dove giri. Zona catacombe. Ma che sì, lui vive lì.
Ma no, più che altro perché quando siamo arrivati lui era già là in... come potere l'oscurazione, che lei sappia. Che io sappia non dovrebbe essere del clan Brua, ma nulla vieta che se eravate lì al covo del sangue debole abbia preso uno dei loro intrugli. Ah, creano intrugli, quindi. Se volete abbiamo qualcosa che Lidia ha recuperato Tipo? lì dal covo. È un po' azzardata come cosa, ma potrebbe esservi utile. Non vi siete mai domandati come hanno fatto dei sangue debole a procurarsi tutti quei pezzi di kainiti? Un kainita potrebbe distruggere 4-5 sangue debole senza non troppi problemi. E invece loro ne hanno massacrati parecchi. Non vi è mai venuto il pallino di chiedervi come? Hanno preso del sangue da parte di qualche kainita, magari? Semplicemente credo che l'intruglio che Lidia ha controllato aumenti la loro potenza del sangue abbastanza esponenzialmente e quindi che li renda capaci di affrontare kainiti ad armi pari se non superiori. Ma probabilmente dato a voi vi renderà abbastanza più forti, o almeno renderà il vostro sangue più forte. Non sa per caso quali sono i poteri che ci vengono dati con questo lavoro. Penso aumenterà il vostro controllo del sangue, ma non so dirvi l'effetto collaterale che potrebbe darvi. Avete qualcosa contro i poteri mentali, contro i controlli mentali? Beh, aumentando il vostro controllo del sangue vi sarà più difficile essere controllati mentalmente dagli altri. Poi purtroppo, fratello mio, o conosci discipline di robustezza o c'è poco da fare. Hai ragionissimo, pensarlo hai tu. Qualcosa che ci permetta di usare delle discipline di oscurazione? Di oscurazione non so, bisogna vedere. Lidia non è riuscita a esaminare tutte le ampolle ancora. Sicuramente abbiamo 4 ampolle per aumentare il vostro sangue. Le altre purtroppo sono ancora sconosciute, potreste prenderle a caso. Beh, allora, mi hanno informato che dovrebbe esserci uno specialista in città. È un tizio un po' particolare, l'abbiamo ingaggiato anche noi qualche volta. Lui si guarda un po' attorno, Lidia chiude le porte, si occupa di eliminare fratelli. Eliminare fratelli? Non dovremmo farlo senza un consenso o una valida motivazione, ma a volte, sai, magari c'è un concorrente un po' scomodo, qualcuno che dà fastidio. E ci sono alcuni fratelli che si occupano di questa ingrata sorte. Beh, si potrebbe provare a contattarlo. Quanto tempo potrebbe passare? Non so quanto tempo abbiamo per raggiungere la Se siamo fortunati, un'oretta, credo. Rebecca è un po' titubante. Lo guardo. Ma vabbè, dai, sarà lui a cadere e a cedere. Cosa pensate voi altri? Dovremmo contattare questa figura e aspettare un'ora? Non sono molto convinta, no. Diciamo, alcuni di noi usavano un metodo abbastanza, come si chiama, grozzolano ma efficace. Potremmo dire, ora penso che voi usate il termine carne da cannone. Sì. Che intendi? Nel senso, alcuni del Sabbat, ma solitamente si occupano di eliminare anziani. Penso che a voi vi sarà capitato di stare in presenza di anziani. Sapete quanto sono terrificanti. E fa ancora un sorrisino col canino. E cosa può usare un fratello alle prime armi contro un anziano? Le zanne, miei cari. Tante zanne. Beh, comunque, se che tu sia anziano, non sei anziano, le tue zanne faranno comunque sempre male. Quindi
Noi siamo in 4, che palle di cannone abbiamo a disposizione? Quello dovete dirmelo voi, cosa avete? Non avete dei servitori? E guarda il vostro ghoul. E vedete il ghoul di Marco che è un po' lì. Mischino. E poi vedo che c'è una toreador. Quanti problemi avrebbe a radunare un po' di gente? Ma quindi lo contatto il fratello esperto? Beh, sempre una mano. A me sono un concesso non risponda, non cambierebbe la situazione che c'è ora. Allora, sicuramente vorrà essere pagato e il suo prezzo è bello alto, sappiatelo. Di cosa parliamo? Di solito si parla di ottenere una preda o di avere Ok. delle vene o di avere qualcosa di prezioso. I soldi sapete che a noi non interessano molto. Certo. Potrei fargli avere forse un paio di Dove? vene. Sono gente strana, però sono comunque Non- delle vene accessibili. Una domanda Cosa più che vogliamo altro per fare? voi. Nel caso in cui lui voglia Elena, Sì. a voi interessa? A noi ci interessa che il barone non ci sia più ed Elena, per quanto ne so io, è la guardia del corpo. Quindi Me ne se fotte non c'è... altamente la sega. Perfetto. Vi vedo un po' alle strette. Mm. Lidia, portamelo. Lidia si inchina, apre un cassetto e vedete che prende un paletto di colore nero. Ah, Ok. Quindi, Ragazzi, non che è- cosa ci dà questo bel paletto? Questo è un paletto molto particolare. Se riuscite a colpire un fratello al cuore, lo manderà immediatamente in torpore. Ma anche se non doveste riuscire a colpirlo al cuore, la punta si spezzerà e andrà lentamente, o a seconda di quanto il fratello userà il suo sangue, andrà direttamente al cuore e lo manderà in torpore. Beh, sembrerebbe che abbiamo mezzo piano. Ora... Quindi la facciamo uscire. Ophelia, Tu, Rebecca, Tu sei devi tutte le reclutare. persone possibili e immaginabili contro questa persona e nel casino Ophelia impaletta la nostra. Va bene, dato che siamo qua, andiamo? A posto così allora, ragazzi? Possiamo amici, E chi fare c'è? ancora qualcosa. A meno che non avete un'arma segreta in grado di eliminare un Kainita a distanza. Sì, si potrebbe fare. Serve solo un po' del suo sangue. Quanto ne servirebbe in caso? E quanto potrebbe essere veloce il processo? Allora, dipende anche comunque dal soggetto, diciamo. Con un po' di sangue si possono fare delle ferite considerevoli, più sangue si ha, più si possono fare danni. Non allora, un umano chiaramente morirebbe all'istante con un rituale del genere. Un fratello, a seconda di quanto è forte, potrebbe subire gravi danni da tenerlo fermo settimane a ucciderlo se si ha abbastanza sangue. Va bene signori, allora per quanto mi riguarda il clan Tremere vi ha offerto tutto quello che era in suo potere e che avete chiesto, quindi la nostra parte di accordo la vedo ben risolta. Aspetterò la vostra. Beh, allora andiamo a prendere un po' di carne da macello? Andiamo. Signori, È stato un piacere. vedete Lidia che riapre le porte e va, prego. Vai, G. Ok, noi... ok. Quindi dovrei andare a prendere dell'ESC Sì, prendi tutte le e non mi hai risposto però. Sì, devi prendere tutte le persone che riesci e far fare un rave davanti a quelle catacombe. E poi comunque io ricordo che c'è sia la vostra Toreador che il vostro Malcavo che avrebbero una visione a testa se vogliono. Vorrei provare a vedere se portandola fuori Sì. abbiamo dei buoni risultati. E vedi che siete fuori, ok? Voi siete probabilmente nascosti dietro i vari container Ok. e ci sono tutta questa gente qua che sta tipo cercando di aggredire Elena e l'altra tizia che li guarda tutti e fa uccidetevi, e questi qua si iniziano a prendere a martellate in testa e si ammazzano tutti. Ragazzi, allora diciamo che ho avuto una visione.
dovremmo portarla fuori. L'unica cosa è che io sì, porterò tanti umani, ma ci sarà molto sangue. Si spargerà molto sangue. Dobbiamo approfittare di quel momento lì perché riesce a controllare tutti. Esattamente nel comando, controlla tutti. Prendo il coltello, Ok. ho una punta di sangue, proprio poco. Svieni. Svengo. Vieni. Fate tutti un tiro di occulto, chi ce l'ha. Figlia, tu vedendo tutto questo giro di corpi, ti viene in mente come se dentro la lama c'è del sangue e il pugnale ha la forma di, diciamo, di una bocca di vampiro, potrebbe essere come se il coltello stesse facendo tipo della diablerie, ok? E quindi il sangue dell'ospite sta possedendo il corpo di chi lo impugna, però probabilmente potrebbe essere o che è impreparato l'ospite e quindi il sangue riesce a entrare, oppure potrebbe funzionare così e basta. Ok, allora io, avendo questa intuizione, non dico niente, prendo il pugnale, guardo Alaska e gli faccio, fidati un secondo. Lo punzecchio, Ok. Vedi Marco che sviene. ok? E io non provo niente. Oh. Marco, sei nel corpo di Ophelia. Tipo mentre sono in corpo di figlia, tipo io. Ha funzionato, ragazzi! Ed esci, E dico quando. ma vi dico una cosa, ragazzi, voi due avete perso l'umanità. Vabbè, facciamo che il pugnale Questo non è. lo usiamo, lo Però- teniamo per un'altra volta. Ophelia, a te viene in mente che questa sembra proprio come se fosse una pseudo diablerie, perché tu con Auspex vedi che adesso la vostra anima è macchiata, quindi potresti anche intuire che non è detto che se qualcuno impugna il pugnale venga posseduto. Probabilmente qua sta funzionando perché siete tutti alla stessa generazione. Io nel frattempo penso, ma perché è così potente questa lama e Amadeus vuole soltanto la parte inferiore? Tra figlia e Kaia e Rebecca, cioè potete tirare su anche una ventina di persone se volete. Sì. Allora tiriamo su. Per 20 persone, gli diciamo di fare un bel re, cioè di seguire. Poi Io, ditemi. se non ricordo male, cioè, ci dovrebbero essere dei container e mi guardo intorno. Allora, li accompagno esattamente dove stavano loro e nella posizione in cui stavamo lì. Però nel frattempo guardo Ophelia. Allora, tra poco, se lei uscirà come previsto, ordinerà qualcosa. Tu, qual è la cosa che potresti fare adesso in questo momento? Ti avvicini direttamente col paletto? Impalettarla. Diretta? Ho aumentato la distrazione con Amadeus nel momento in cui esce. Io volevo mettermi a spalle l'entrata della grotta, ma non cagata al centro di cazzo, ok? Con le spalle proprio la parete. Nel momento Ok. in cui lei si girava per dare il comando, io dovevo essere già in posizione per accoltellarla alle spalle. Questa è la mia idea di posizione. Allora, io vorrei prima che tutta questa cosa di nascondere 5 degli umani dietro a un altro container a fianco. Ok, e cosa devono fare poi? Appena cadono tutti quanti, loro vanno in avanti. Io ne prendo uno a uno, li guardo in faccia, mesmerismo. Gli dirai che ti ha mandato Amadeus. Poi prendo l'altro, dirai che Vedi, ti ha e così mandato tu, Kaia, Amadeus. stai imparando a usare il tuo mesmerismo, vedendo figlia. Cosa, vi calate qualcosa prima? Sì. Ah certo, le fiaschette La vostra fame è a 2. Cioè L'altra aumenti cosa di 2? brutta è che non potrà Ok. mai calare finché non vi saziate di un umano. Nell'impeto sanguigno adesso avrete 3 dadi al posto dei 2. La potenza del sangue diventa 3, quindi i tizi partono e iniziano a fare casino tipo come un rave party, eccetera. la musica qua. Diciamo, da lì a 5 minuti vedete queste 2 figure uscire dalla grotta. C'è Elena, la riconoscete, che tra l'altro sembra che tipo ha delle lacrime di sangue e ha in mano quello che sembra il corpo di Luigi impalettato. E arrivano davanti a queste persone qua e Elena fa: chi cazzo siete voi? Che cosa stanno facendo? Cosa fate qua? E questi qua che sono lì. Allora vedete l'altra donna che si stufa. Elena, lascia perdere. Guardateli tutti quanti. Loro si girano. Ok, quindi fatemi una prova per resistere al guardarmi. Voi sentite questa specie di pseudo tentazione di guardarla, ma il vostro sangue adesso è più forte e riuscite
a trattenervi. Uccidete tutti. E questi iniziano a massacrarsi tra di loro. Poi vedete Elena si gira e fa: Barone, possiamo tornare? Sì, va bene. Ombra Amadeus. Ok, lei infatti appena vede quest'ombra la riconosce, la bestia dentro di voi si sta cagando sotto, perché lei tipo ha una specie di ringhio e lei tipo fa tipo un passo all'indietro per un secondo. In paletto. Figlia, tu vai per impalettarla, ok? La colpisci più o meno da dietro dove c'è il cuore, senti, cioè tipo come se fosse fatta di marmo la sua pelle, la punta è entrata ma è troppo dura la sua pelle. E fate qualcosa o se no lei si Sì, gira. appunto gli danno a pacca Rebecca per fargli capire vai che sei quella più veloce. L'unica che può agire secondo me è Rebecca e Kaia. Quindi diciamo l'ombra hai fatto cambiare l'aspetto dell'ombra che tipo l'avvolge e le va intorno alla bocca in modo da bloccarla. Vado dritto. Marco, gli spingi il paletto, diciamo la punta entra, ma non più di così ancora. Sentite il clac del pugnale del paletto rompersi. Che è una cosa positiva, vuol dire che sta facendo l'effetto del paletto. Elena, vedete che si gira, vi guarda, fischia, dalla grotta arrivano i mastini. Io infilzo, continuo a spingere il paletto. Senti la bestia che freme dentro di te, ma ti trattieni. Riesci ancora a penetrare piano piano col paletto, ma manca Kaia. Riesci a spingerla anche te un pochino. Il paletto ormai sembra che stia quasi entrando completamente, ma niente. Primo mastino colpisce Kaia e ce l'hai attaccato al braccio. Il secondo ti attacca Ophilia e questo qua ti si attacca alla gamba. Però ora tocca a Elena. Ophilia, ti arriva un'artigliata da Elena, sono 6 danni superficiali. Vedete Ophilia che viene praticamente lacerata a metà e cade a terra. Io con rapidità tolgo il paletto a Luigi, va bene, mi prendo le conseguenze. La nostra Kaia va in preda a un attacco di frenesia da fame. Io c'ho Elena, cioè c'ho la tizia vicino. Praticamente le salti addosso e le stai mordendo il braccio. Gli hai fatto 2 danni aggravati. Poi, Ophilia, tu senti qualcuno che ti dice: ciao, io sono Olivia. Marco si lancia e la manca. Tu praticamente stai provando a saltarle addosso e lei tipo ti usa Kaia un po' come mazza per... Andiamo da Rebecca. Vedi che Luigi apre gli occhi, ti guarda e fa: e tu che cazzo ci fai qua? E tu che cazzo stai a fare ancora lì? Alzati, aiutaci. Si alza e ti prende in braccio, va verso il barone e vuoi gridare a Luigi: Artemide, ti ammazzerò! E mentre vedete Artemide che sta per infilzare Luigi, Elena si mette tra Luigi e Artemide che viene infilzata dal suo braccio. Lei tipo la butta a terra. Cazzo di servitori di merda. E Luigi tipo disperato va verso Elena per provare a darle del sangue per bere. Voi vedete comparire praticamente di fianco a Rebecca Amadeus e vedete che alza la mano. Marco, il pugnale ti si sfila via dal giubbetto, lui lo prende, vedete Artemide tipo spalancare gli occhi. L'attimo dopo c'è Amadeus abbracciato ad Artemide, la bacia e chi è lì vicino sente: perdonami amore mio, e vedete che col pugnale la infilza al cuore. E voi vedete il corpo di Artemide che piano piano si rinsecchisce fino a quando non diventa polvere. Amadeus si alza con tipo, lo vedete che tipo ha una lacrima di sangue che gli sta scendendo, vi guarda e vi fa: beh, potrei dire che avete fatto un ottimo lavoro stavolta. Una scena posso farvela vedere, visto che tanto è tardi. Avevamo detto che c'era un assassino in città, giusto? E a un certo punto è in un vicolo e vediamo Nathaniel che va da questo tizio. Sembra che inizia un conflitto e improvvisamente, diciamo, dopo che si prendono un po' a pugni, artigliate, eccetera, vediamo il tizio col giaccone rosso che alla fine
lo prende per la faccia, lo sbatte per terra, lo impaletta e vediamo una cosa molto bella sulla faccia di Nathaniel. Prende la forma di quella di Alaska.